Salve a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vorrei mostrarvi come ho realizzato la parete portaattrezzi che vi sto mostrando. Infatti guardate quanto è bella. Come ben sapete non sono un professionista del settore, tutto quello che vi mostrerò quindi è davvero molto semplice da fare, ve lo garantisco. Probabilmente alcuni di voi l'avranno realizzata anche meglio di questa, per cui il mio scopo è quello di dare qualche consiglio a chi ne sa meno di me, mostrando praticamente come ho fatto e quali materiali ho utilizzato. Il bello di questo progetto è che ho installato anche una serranda motorizzata sulla parete portaattrezzi, che servirà a chiudere tutto dentro quando avremo finito di utilizzare gli attrezzi. Infatti guardate com'è bella la serranda quando viene abbassata. Ok, allora come prima cosa taglierò il rullo avvolgitore della tapparella a una lunghezza di 3 metri e 3 centimetri. Il motore che azionerà il tutto si chiama motore tubolare Aprimatic, eccolo qua. Tutta la procedura per installarlo la troverete nel foglio illustrativo che c'è nello scatolo. Inseriamo prima la corona, che è questo pezzo nero che serve per bloccare il motore sul tubo avvolgitore. Dal lato opposto installiamo l'adattatore di guida, che è questo pezzo metallico dalla forma ottagonale, eccolo qua, che serve per trascinare il rullo avvolgitore quando il motore è in movimento. Una volta che l'avremo inserito l'adattatore, ecco in questo modo, poi metteremo l'anello per bloccare il tutto, eccolo qua. Tutta la procedura per installarlo, questo motore, è scritta nel libretto delle istruzioni che troverete all'interno dello scatolo. Ok, ora prendiamo la misura che va dalla corona al centro dell'adattatore di guida, ecco. Giusto al centro sono circa 61 cm e mezzo. Segnatevi questa misura che abbiamo rilevata perché dopo vi servirà, mi raccomando. Ecco, dopo aver tolto qualche sbavatura con la lima, ora possiamo introdurre il motore all'interno del tubo avvolgitore. Ora col metro segniamo la distanza che abbiamo rilevata prima, che era di 61,5 cm. Ecco. Ora prendiamo delle viti da 1 cm di lunghezza e una punta per forare sulla quale ci segniamo la lunghezza di queste viti, in modo da fare il foro della profondità giusta. Sono sufficienti solo 2 viti per fissare l'adattatore di guida che abbiamo inserito all'interno del tubo avvolgitore. Ora dall'altra parte prendiamo il supporto e ci inseriamo l'alberino dentro. Dopo che l'abbiamo introdotto nel tubo, poi ci faremo i forellini per mettere le viti da 1 centimetro di lunghezza.
Da notare che la lunghezza dell'alberino è variabile, infatti guardate si muove. Bene, per adesso lo fissiamo a caso. Poi dopo, una volta posizionato il tubo avvolgitore, lo bloccheremo nella giusta posizione. Questi sono i due supporti che servono per sostenere il rullo avvolgitore. Noi dobbiamo mettere prima quello dal lato motore. Io il motore lo faccio capitare a sinistra, voi potete girare anche il rullo dall'altro lato e far capitare il motore a destra. Bene, ho preso l'impronta dei fori da fare. Ora vi consiglio di usare i tasselli da 10 mm di diametro per fissare il supporto al muro. Ovviamente ne metteremo 4 perché 4 sono i fori. Il supporto lato motore, come vedete, è ben fermo. Ora ci appoggiamo momentaneamente il rullo avvolgitore per calcolare il punto esatto dove installare anche l'altro supporto. Quindi appoggiamo il rullo avvolgitore, come vi ho detto, solo momentaneamente, e poi con una livella a bolla cerchiamo di mantenere tutto perfettamente dritto. Estraiamo l'alberino un altro poco fino a mezzo centimetro dal muro, più o meno. Bene, ora possiamo installare anche il secondo supporto del rullo. Eccolo qua, come vedete contiene un cuscinetto. Quindi inseriamo prima il cuscinetto sull'alberino e poi installiamo il supporto. Bene, diamo un'occhiata alla livella che deve essere perfettamente dritta. Ecco, quando la bolla sarà perfettamente al centro della nostra livella, vuol dire che il nostro rullo è in piano e dritto. Quindi prenderemo con la matita l'impronta dei fori da fare. Rimuoviamo il tubo e facciamo i fori per i tasselli. Ovviamente anche qua vi consiglio di utilizzare dei tasselli da 10 mm di diametro. Adesso possiamo installare il nostro rullo avvolgitore. Incominciamo prima dal lato motore, ecco fatto. Mettiamo una coppiglia, eccola qua, che serve per non farlo sfilare. Dobbiamo solo introdurla dentro e non fare nient'altro. In questo modo. Prima di appoggiarlo anche dall'altro lato, vi consiglio di ingrassare un pochettino il cuscinetto del supporto. Un po' di grasso motore va benissimo. Mettiamo il cuscinetto adesso sull'alberino e poi installiamo questo cuscinetto sul supporto che abbiamo fissato. Ora svitiamo la vite dell'alberino ed estraiamo questo alberino per farlo entrare di più nel cuscinetto. Stringiamo adesso la vite ed è fatta. Il nostro rullo avvolgitore è stato perfettamente installato. Adesso installiamo le fiancate laterali della tapparella motorizzata. Me le sono fatte fare da un piega lamiera. Sono di lamiera zincata dallo spessore di 1,5 mm e mi sono costate tutte e due 30 euro.
Con la solita livellabolla posizioniamo la prima fiancata perfettamente dritta e poi con la matita ci disegniamo i punti in cui dobbiamo realizzare i fori per fissarla. Anche qua vi consiglio di utilizzare dei tasselli da 10 mm di diametro. Ora prendo la misura dei binari che devo tagliare, insomma, dentro i quali deve scorrere la tapparella motorizzata. Ecco, questa è la guida che devo tagliare, la farò a 1,32 m perché la tapparella è lunga 1,36 m, quindi verrà un po' più corto di 4 cm. Ovviamente le guide devono essere due. Ora realizzo un taglio di 3,5 cm sui binari per modificarli in modo che la serranda possa infilarsi e sfilarsi agevolmente durante il suo funzionamento. Fate attenzione che la parte del binario che ho divaricato va installata verso l'interno della serranda. Non potete sbagliarvi, insomma, lo capirete guardando le scene che si susseguono più avanti, perché in questa purtroppo non si vede bene. Per fissare le guide è sufficiente dare solo 5 o 6 punti di saldatura, perché queste non sono soggette a sforzi eccessivi. Con 1 metro prendo la distanza tra l'interno delle due guide, come vi sto mostrando in questa foto in alto alla vostra sinistra, e vado a farmi costruire le doghe di questa serranda di 1 centimetro, massimo 1,5 centimetri più corte della misura che ho rilevato. Le doghe che mi serviranno me le farà questa azienda che si chiama Omes Serrande. È una piccola azienda che costruisce serrande di ogni tipo. Si trova in un paesino in periferia di Napoli, esattamente a Melito di Napoli. In questo momento stanno esattamente producendo delle doghe simili a quelle che mi servono a me, ma di colore verde. Le mie invece dovranno essere di colore marrone.
Ok, allora le doghe di colore marrone mi sono state consegnate. Oltre a queste, l'azienda Omes Serrande mi ha venduto anche il motore tubolare che mi avete visto installare prima. In tutto ho speso circa 330 euro tra motore, doghe e tutti gli accessori. Questi sono i ganci che servono per sostenere l'intera serranda. Guardate come sono particolari. Bene, ora li posiziono prima su una doga per farvi vedere come vanno installati. Ok, ora li rimuovo perché vanno prima inseriti sul rullo avvolgitore. Come potete notare, il sistema di aggancio è molto semplice, bisogna solo inserire la linguetta di acciaio nel buco. Una volta dentro rimarrà agganciata. Infatti guardate, ora ve lo mostro. La linguetta metallica, come potete notare, è divisa in due pezzi. Ebbene, noi li stringiamo questi due pezzettini per farli entrare nel forellino ed è fatta. Molto semplice. Ora ve lo faccio vedere ancora un'altra volta. Allora, stringo i due pezzettini della linguetta e poi li infilo nel forellino. I ganci sono stati installati sul rullo, adesso infiliamo la prima doga della nostra serranda nei ganci come vi ho mostrato prima. La serranda è lunga circa 3 metri. Noterete che ho installato solo 6 ganci perché sono più che sufficienti per sostenerla. Dopo aver installato la prima doga, a questo punto possiamo installare anche tutte le altre. Dopo aver inserito 10 o 15 doghe, vi consiglio di avvolgere il rullo e poi continuare ad inserirne altre. Una volta che abbiamo infilato tutte le doghe, alla fine ci rimarrà da inserire solo il terminale. Eccolo qua, come potete notare è diverso dalle doghe. Abbiamo completato, adesso dobbiamo installare questi pattini che servono per far scivolare la serranda nelle guide. Ecco, ora vi mostro come vanno installati. Guardate, è molto facile. Ok, andiamo adesso sulla serranda a sistemarli. Inserisco il primo pattine, poi con il trapano faccio un foro da 4 mm e alla fine metto il rivetto. Il primo pattine è stato installato. Bene, ora farò la stessa cosa anche dall'altro lato della doga. Farò il forellino da 4 mm e poi metterò il rivetto.
Ricordatevi che i pattini vanno installati su una doga sì e l'altra no, quindi sulla prima li abbiamo messi, sulla seconda non li metteremo, ma li metteremo direttamente sulla terza e man mano andremo avanti in questo modo. Infatti potete notare che i pattini li sto mettendo in modo alternato, ossia una doga sì e l'altra no. Se le doghe non sono allineate, le possiamo raddrizzare usando un manico di martello, altrimenti la serranda non potrà scorrere nelle guide. Per evitare di rompere il motore durante il funzionamento dobbiamo registrare il fine corsa della nostra serranda. Per fare questo useremo questo piccolo utensile nero che ci è uscito all'interno della scatola del motore. Allora, la vite superiore serve per regolare il fine corsa della serranda quando è arrivata completamente giù. Quindi noi girando a destra o a sinistra possiamo stabilire il punto esatto in cui si deve fermare. La vite che sta giù invece serve per regolare il fine corsa della serranda quando è arrivata completamente su e anche qui possiamo stabilire il punto esatto in cui si deve fermare. Tutte le doghe sono state inserite, ora mi costruisco un cassonetto che dovrà custodire l'intera serranda una volta che l'avremo avvolta intorno al rullo. Sto utilizzando un paio di perline in legno di abete per farlo. Voi però potete usare anche una lamiera zincata piegata a vostro piacere. Per fissarle sto usando dei piccoli perni da 6 mm. Poiché le perline sono molto lunghe, metterò una staffa anche al centro per sostenerle. La serranda è completata, ora posso passare a costruire la parete portaattrezzi. E come prima cosa installerò sul muro questi pezzi di legno che sto forando, sui quali avviterò le perline in legno di abete che formeranno la mia parete portaattrezzi. Questi pezzi di legno li sto posizionando a una distanza di circa 60 cm l'uno dall'altro e per fissarli sto usando dei tasselli da 8 mm di diametro. Bene, ora prendo la misura di quanto devono essere lunghe le perline che devo tagliare.
le farò più o meno di una lunghezza di 3 metri e 3 centimetri. Le strisce che sto tagliando sono di legno di abete, si chiamano perline e costano a 7,50 € al metro quadrato. Su questa perlina farò un foro nel quale dovrò installare delle prese elettriche. Installo la prima perlina utilizzando viti da 40 mm di lunghezza. In questo momento ho un piccolo problema perché su questa parete dove sto installando le perline c'è un dislivello in quanto ci sono delle pietre. Infatti, se notate, al di sotto dei mattoncini rossi ci sono le pietre, mentre al di sopra di questi mattoncini non ci sono, quindi le perline andranno più dentro. Per chiudere la fessura che si è creata da questo dislivello metterò una perlina come se fosse una mensola. Infatti, guardate, la metterò in questo modo e quindi andrò a chiudere questa fessura. I triangolini che sto realizzando serviranno per sostenere la mensola che ho appena messo. Per evitare di spaccare il legno, prima di avvitare le viti, vi consiglio di fare prima un foro con una punta di 2,5 mm di spessore. Come vedete, ho realizzato una mensola sulla quale potrò mettere tante cose. Ora costruirò invece un portarotoli, guardate come faccio perché è di una semplicità unica. Per realizzarlo sto utilizzando sempre le perline in abete che mi avete visto installare prima. Come adesivo sto usando una comune colla vinilica, un flacone come quello che state vedendo costa intorno ai 3 €. Ora costruisco un supporto che ospiterà tutte le lime e i cacciaviti. Fate attenzione sempre a quello che faccio perché è molto semplice quello che sto costruendo, infatti non lo spiego in quanto è molto intuitivo.
Adesso faccio dei tagli su questo supporto per poter infilare le linee e gli scappelli all'interno molto più agevolmente. Vi consiglio di utilizzare sempre una livella a bolla per fissare ben dritti i portautensili sulla parete. Su questo pezzo di legno realizzerò un comodo portachiavi, molto semplice da fare ovviamente. Le viti a gancio che sto avvitando le potete trovare in un qualsiasi negozio di ferramenta, costano solo pochi centesimi. Per realizzare gli appoggi dei manici delle seghe ho disegnato l'impronta di questi manici su un pezzo di legno e poi ho ritagliato. Guardate qua che bello! Questo invece è un portasquadrette. Una volta che si è asciugata la colla l'ho carteggiato ed ora posso anche fissarlo. Questo che sto costruendo invece è un portafrese. Per farlo sto utilizzando del legno lamellare che ho riciclato. Su una parete portaattrezzi non può mancare assolutamente una cassettiera, quindi come vedete la sto costruendo usando sempre delle perline in abete che ho precedentemente tagliato a misura. Come potete notare, le cassettiere in plastica entrano agevolmente nella struttura di legno che ho creato.
In verità, prima di incollare i pezzi della struttura in legno, li ho assemblati momentaneamente e ci ho infilato dentro le cassettine in plastica, dando alla struttura 2 mm di tolleranza in larghezza. Ogni cassettiera portaminuteria come quelle che vi ho mostrato costano intorno ai 15-20 euro. Se volete acquistarne una troverete il link del negozio in descrizione, ve lo consiglio perché il prezzo è davvero ottimo. Per proteggere il legno sto usando una vernice che ha 3 funzioni, infatti fa da otturapori, antitarlo ed infine è anche protettiva. Se volete comprare una simile, compratela che abbia una rifinitura ad effetto cerato, che è molto bello. Ok, ora posso incominciare ad appendere i miei attrezzi. Inizio quindi a sistemare le chiavi. Adesso sistemo le cassettiere portaminuterie, come già vi ho accennato, ognuna di queste costa intorno ai 15-20 euro. Guardate qua che belle! Se volete acquistarne una troverete il link del negozio in descrizione, ve lo consiglio perché sono davvero ottime. Come vedete all'interno ci possiamo introdurre davvero di tutto. Queste sono barre magnetiche, costano intorno ai 4,50 euro e le potete trovare nei supermercati Lidl. Molto comode perché ci possiamo appendere tutti gli oggetti metallici. Guardate che comodità! Basta avvicinare un attrezzo metallico che rimane attaccato alla barra magnetica. Se volete potete anche numerare i vostri utensili usando una piccola stampante come questa che vi sto mostrando. Comunque sta a voi come posizionare tutti i vostri utensili sulla parete portaattrezzi che avete creato. Date spazio alla vostra fantasia e organizzatevi come meglio potete. Quello che vi sto mostrando è solo un esempio di come ci si può organizzare. Molto probabilmente tra di voi ci saranno in tanti che troveranno certamente delle soluzioni migliori a quella che vi ho suggerito adesso. Il consiglio che vorrei darvi: prima di posizionare la roba sulla parete, fatelo prima a terra simulando su un foglio di cartone l'area della parete portaattrezzi che avete realizzato. In questo modo sarete certi di poter ottimizzare tutto lo spazio a vostra disposizione. Ora dobbiamo installare i pulsanti che azionano la serranda, che vanno collegati ai fili della linea elettrica, eccoli qua, e ai fili del motore.
Ok, qua ci sono i due pulsanti, uno che la fa salire e l'altro che la fa scendere. Vi metto una freccia gialla per farvi capire meglio. Allora, collego il filo di fase che proviene dalla linea, che di solito è di colore marrone, eccolo qua. Lo collego al primo pulsante. Poi collego questo pulsante, ecco, a quest'altro pulsante mettendo uno spezzone di filo, eccolo qua. Inserisco quindi lo spezzone di filo anche nel secondo pulsante e stringo. In questo modo abbiamo portato la corrente a tutte e due. Ora dobbiamo collegare a questi due pulsanti anche due fili che vanno al motore, che serviranno rispettivamente per alzare e abbassare la serranda. Eccoli qua, uno è nero e l'altro è marrone. Questo è il primo. E quest'altro è il secondo filo che va al motore. Ora non ci resta che chiudere il circuito collegando il filo di ritorno del motore, che è di colore grigio, con il filo neutro della linea elettrica invece, che è di colore celeste. Infine colleghiamo il giallo-verde del motore, che è detto comunemente filo di massa, con il filo giallo-verde della linea elettrica, che è invece il filo di terra. Ora faccio un piccolo collaudo per vedere se funziona. Carissimi amici, dovete sapere che anche il banco di lavoro che state vedendo al di sotto di questa parete portaattrezzi l'ho creato io. Se volete consigli su come costruirlo, allora non perdetevi il tutorial che vi ho messo alla fine di questo video, oppure andate a cercare il link del video in descrizione, o se preferite andate direttamente nel mio canale. Rimarrete piacevolmente sorpresi per quanto è stato facile farlo. Allora carissimi amici, facciamo due conti. Per realizzare questa parete portaattrezzi ho speso 320 euro per la serranda motorizzata, compreso tutti gli accessori per installarla, e poi ho speso 80 euro per il legno e la pittura. Quindi, escludendo tutti gli attrezzi che ci ho messo sopra, questo progetto mi è costato circa 400 euro. Cosa ne pensate di questo piccolo progetto? Come avete visto, non è per nulla difficile da realizzare. In verità penso proprio che sia di una semplicità unica. Per chi crede di non essere all'altezza di costruirlo, per chi magari è alle prime armi con il fai da te, allora questa persona deve sapere che per nessuno di noi è stato facile iniziare con questa passione. L'importante, secondo me, è credere in noi stessi quando vogliamo fare qualcosa. Dovete sapere che se vogliamo raggiungere un obiettivo dobbiamo metterci l'anima per farlo. Magari il risultato di quello che faremo potrebbe essere modesto agli occhi di qualcuno, come ad esempio questo progetto che vi ho mostrato. Per noi invece risulterà la cosa più bella del mondo perché l'abbiamo realizzata con le nostre mani.
Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!